Esistono tracce evidenti di una civiltà tecnologicamente avanzata sul pianeta Marte? A questa domanda gli scienziati rispondono categoricamente di no. È esistita una civiltà tecnologicamente avanzata sul pianeta Rosso? Anche a questa domanda gli scienziati rispondono perentoriamente di no. Il motivo di tutta questa sicurezza non lo sanno nemmeno loro probabilmente, non essendoci prove dell'esistenza di vita su altri pianeti, gli unici esseri pensanti restiamo noi umani. La certezza del mondo scientifico, o il dogma se preferite, è quello che vuole la nascita e lo sviluppo di vita intelligente sulla Terra e non su un altro pianeta. Punto. Noi siamo i privilegiati. A insinuare dubbi su tutta questa sicurezza del mondo scientifico, accademico ufficiale sono parecchie anomalie sul pianeta rosso e non soltanto. Anche sulla Luna le sonde nel corso degli anni hanno fotografato strane strutture che tuttora rimangono inspiegabili, ma anche su Phobos, uno dei due satelliti di Marte. Su una cosa gli scienziati non hanno dubbi: un tempo su Marte c'erano mari, fiumi e laghi e si sa, dove c'è acqua c'è vita, almeno così ci hanno insegnato a scuola. Senza tirare conclusioni affrettate sull'argomento che stiamo trattando, analizzeremo alcune di queste singolarità riscontrate nelle foto rilasciate dalla NASA. Nel 2015 il rover Curiosity fotografò una strana struttura dalla forma regolare simile ad una piramide. Le analogie con le piramidi della piana di Giza sono piuttosto evidenti. Una piramide sul suolo marziano? Da non credere. E invece è tutto vero, la piramide è lì. Di cosa si tratta veramente? È la testimonianza lasciata da un'antica civiltà sviluppatasi sul pianeta rosso in tempi remotissimi? Gli esperti della NASA, messi alle strette su questa incredibile evidenza, hanno stemperato gli entusiasmi di chi ha visto nella piramide un manufatto alieno, dicendo che si tratta di una struttura grande come un'automobile. E quindi il fatto che sia piccola esclude a priori che possa essere artificiale? Sempre secondo la NASA, la piramide sarebbe il risultato dell'azione del vento che avrebbe modellato una normale roccia a forma di perfetta piramide. Ma che bella spiegazione! C'è da capire perché il vento non abbia fatto la stessa cosa con tutte le rocce presenti in quella zona. Evidentemente il vento di Marte è capriccioso e ha delle preferenze. Andiamo avanti. Un'altra incredibile immagine ci mostra quello che potrebbe essere il cranio fossile di un rettile o di un volatile. Esiste un'eccezionale simmetria nelle arcate oculari. Nella comparazione che possiamo osservare nella foto, le similitudini con un Archaeopteryx, un genere estinto di dinosauro simile ad un uccello o ad un emu, sono abbastanza evidenti. Nella stessa zona, poco distante, c'è un altro imbarazzante elemento per la scienza ufficiale, quello che sembra il cranio di un predatore di grosse dimensioni, come un ghepardo o un leopardo. Naturalmente si può tirare in ballo la classica pareidolia, cioè l'illusione subconsciente che tende a ricondurre a forme conosciute cose o profili dalla forma casuale. Ma non è quello che faremo noi, non in questo caso almeno, sarebbe troppo banale e non giustificherebbe ciò che abbiamo visto fino ad ora. Passiamo ad un'altra foto veramente suggestiva. In mezzo ad una grande parete rocciosa possiamo notare un profilo che molti di noi riconosceranno sicuramente, il profilo di un faraone egiziano. C'è un problema però, la foto è stata scattata su Marte. La statua sembra identica a quelle presenti ad Abu Simbel in Egitto. Un semplice gioco di luci e ombre difficile da credere. Anche in questo caso il vento è l'artefice di tutto e si è concentrato a scolpire una roccia con fattezze umane, escludendo tutto il resto della parete rocciosa? Credere che il vento possa fare una cosa simile è più incredibile che pensare che su Marte possa essersi sviluppata una civiltà avanzata capace di creare oggetti e sculture. Passiamo a quello che è stato definito il monolite marziano. Come si può vedere, l'oggetto non ha nulla a che vedere con il terreno circostante. Alto circa 5 metri, si erge sul terreno marziano proiettando una lunga ombra. L'immagine è stata scattata il 24 luglio del 2008. A sentire gli esperti della NASA attraverso il portavoce Israel Spinoza, il monolite è semplicemente una formazione creata dalla rottura di una roccia che per puro caso ha assunto una forma rettangolare. E i detriti di tale disgregazione, spariti, dovrebbero essere sparsi attorno al monolite. Ci vuole coraggio a fare queste affermazioni, almeno questo va riconosciuto alla NASA. Di cosa si tratta? Pareidolia anche in questo caso? Mi pare proprio di no.
Poi c'è la foto della porta fotografata il 7 maggio 2022 da Curiosity. Anche qui la simmetria della struttura è impressionante. In questo caso vi rimando alla puntata già pubblicata di recente sul canale. Oltre a tutti questi oggetti anomali ci sono anche fonti di luce che appaiono e scompaiono improvvisamente in alcune zone del pianeta rosso. In una serie di scatti effettuati nel 2014 si vede uno sbuffo di luce sopra una collina. Il bagliore appare in alcune foto mentre in altre scattate in successione non si vede. Per spiegare il bagliore la NASA tira in ballo un'aberrazione della fotocamera o un problema di compressione dei dati in un punto dell'immagine. Potrebbe anche essere così oppure no, ma è così difficile per gli esperti della NASA dire alcune anomalie riscontrate nelle immagini sono reali ma non sappiamo di cosa si tratta. Sì, probabilmente è difficile. Queste aberrazioni, come le chiamano loro, si sono verificate anche in altri casi, come testimoniano altre foto. Un presunto osso, un femore per la precisione, appare in una foto scattata dal rover Curiosity nel 2014. Anche in questo caso il vento è il colpevole di questa incredibile scultura. Solito discorso, nelle rocce vicine il vento non ha agito. Anche se nessuno ne parla più, esiste ancora il mistero del volto che guarda verso lo spazio nella piana di Sidonia. E insieme al volto tutto il complesso con strutture architettoniche comprese alcune piramidi. Ricordiamo che la NASA fornì nel 1998 la foto definitiva che demoliva il caso, ma come già detto in un altro episodio sul canale, la foto del 1998 è completamente diversa da quella del 1976. Il sospetto di una manipolazione al computer è piuttosto forte. La domanda che dobbiamo farci è: la NASA rilascia queste immagini contenenti evidenti anomalie perché non si rende conto che ci sono o perché vuole abituare gradualmente l'opinione pubblica al fatto che sul pianeta rosso è esistita e forse esiste ancora vita intelligente? Una cosa è certa: le anomalie ci sono e rimangono lì in attesa di essere esaminate con cura. Forse sono già state esaminate attentamente dagli esperti della NASA e forse non ci diranno mai come stanno veramente le cose. Noi continuiamo ad analizzare le foto che arrivano dal pianeta rosso in attesa di una qualche prova definitiva dell'esistenza di un'antica civiltà che in un remoto passato abitò Marte.